Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera. È domenica 10 dicembre del 2023 e quindi dovevano esserci le pagelle, come al solito, però purtroppo, come al solito, mi viene da dire, tocca fare altro. È arrivata una sconfitta pesante per il Milan, anche per stessa ammissione di qualche giocatore. È arrivata una bruttissima sconfitta a Bergamo per 3-2. È inutile che sto a fare preamboli, parto subito con quello che è una sorta di editoriale, quindi probabilmente non lo vedrete domani, perché c'è oggi. Se mi vedete in apnea ogni tanto è colpa del raffreddore, quindi abbiate pazienza, la voce è quella che è in questo momento. Se volete mettere like si può mettere like, se volete iscrivervi al canale assolutamente sì. Grazie per tutti quelli che hanno fatto ciò nell'ultima settimana, perché siete stati veramente un sacco, come si suol dire a Milano. E quindi io partirei, siccome vi leggo e leggo anche che dite ma perché leggi il sommario se tanto è in onda? Perché va anche in podcast e quindi quei poveri ascoltatori, in questo caso, che lo ascoltano e basta, non hanno il supporto grafico e quindi mi tocca elencarlo. Partiremo col peso delle vittorie, perché giustamente bisogna essere molto, molto felici quando si vince, ma come ho detto settimana scorsa e purtroppo, come dico da 3 mesi a questa parte, bisogna vedere le vittorie del Milan ultimamente con un occhio aperto e uno chiuso, con la felicità del momento, ma con la calma che richiede il periodo. E quindi ne parleremo. Una settimana per cosa? È la preparazione alla gara, insomma è inutile che ci giriamo intorno, ne parleremo anche di questo. Primo passo, scusate, riconoscere gli errori, anche su questo c'è molto da dire. Il problema dell'intervallo, ma non solo, però credo che ultimamente nelle nostre partite ci sia un Milan del primo tempo, per certi versi, e un Milan del secondo, ne parleremo dopo, e poi i riflettori, che ora per forza di cose si spostano su chi in teoria è chiamato a prendere delle decisioni, in un modo o nell'altro, prendendole, non prendendole o prendendole in un certo modo, ognuno si assume le giuste, d'altronde il ruolo lo richiede, responsabilità. Parto subito con il mettere nell'angolino il peso delle vittorie. Come detto, le vittorie Brodino, quelle che ti pensi possano far uscire dalla malattia, quelle vittorie con la Fiorentina, arrivate in un certo modo, anche grazie a Mike Maignan, non solo ovviamente, assolutamente no, però anche grazie a Mike, ti porti a casa i 3 punti e poi ricaschi con il Borussia Dortmund. L'altra vittoria Brodino è quella col Frosinone, dove ci siamo forse illusi di essere un pochino più guariti ancora, fatto salvo che era il Frosinone comunque, una buona squadra, ma pur sempre di mezza bassa classifica al massimo. E siamo andati a giocare a Bergamo non forse pensando di essere ancora un po' malaticci e quindi di portare a casa un altro Brodino, chiamiamolo così, ma facendo altro. E quindi il peso delle vittorie ogni tanto va considerato. Purtroppo essere felici soltanto del momento e non a 360 gradi, non per questo vuol dire essere, perché purtroppo mi tocca leggere anche queste cose, tifosi di Serie B o qualcos'altro. Purtroppo da 2 mesi a questa parte il Milan non mette una vittoria dopo l'altra. Ve le faccio vedere perché insomma, chi conosce il talk lo sa. Questa grafica se la vede tutti i lunedì e se la rivedrà anche lunedì prossimo. Noi da Cagliari-Lazio, con le 2 vittorie della fine di settembre, era il 30 settembre, non mettiamo insieme una vittoria dopo l'altra. Perché ogni volta cadiamo, inesorabilmente, cadiamo sempre. E dalla Juventus in poi è un calvario, perché sono 2, 4, 6, 8, 10 partite, 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Cioè, un cammino abbastanza tragico. Ed è il motivo per il quale ogni tanto le vittorie vanno, sì, godute, ma pesate. Sempre va pesata la vittoria, altrimenti si rischia di far passare in cavalleria quelli che sono i problemi. E ci sta che lo faccia il tifoso,
perché ci può stare, il tifoso può essere semplicemente contento perché si è vinto col Frosinone, punto. Come ci sta il tifoso che invece resta un pochino più guardingo, visto quello che vi ho mostrato poco fa, cioè che da 2 mesi non facciamo una vittoria dopo l'altra. Quello che, e ne parleremo nel terzo punto, sarebbe comodo, o sarebbe utile, anzi scusate, che si capisse dove stanno gli errori. Andiamo avanti. A proposito di questo, io la preparazione alla gara di ieri non l'ho proprio capita. Sarò limitato io probabilmente. Questa uscita di palla dove si giocava per poi andare a prendere lo spazio per cercare di muovere la pressione dell'Atalanta, onestamente l'ho capita un po' poco. Tant'è che non ha praticamente pagato. Il Milan non è quasi mai riuscito a uscire con la palla bassa tra i piedi in tutto il primo tempo. Molto spesso siamo ricorsi alla palla lunga di Mike Maignan, ma non una palla lunga organizzata come magari poteva essere stata la partita col Frosinone, dove tu hai giocato anche per provare a organizzare questo. Ma quando lo fai 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 volte, evidentemente non è più organizzata. È l'estrema ratio perché non riesce a uscire. E io questa preparazione alla gara onestamente l'ho vista molto poco, molto poco. E al netto di quello che può essere la nostra emergenza, che in tutto ciò è legata a un difensore centrale, perché diciamo, manca Rafael Leao, e ok, e dalla prossima c'è, e manca un difensore centrale di ruolo. Cioè, siamo in emergenza, sì, ma il resto della squadra è praticamente coi titolari, quindi ora, siccome affrontavamo anche una squadra che è messa come noi, da quel punto di vista, mi sarei aspettato quantomeno una preparazione alla gara migliore e soprattutto dopo gli accorgimenti di Gasperini dell'intervallo un secondo tempo migliore. Il Milan dopo pochi minuti su quella che è una classica giocata dell'Atalanta, cioè una ripartenza neanche troppo fulminea, una partenza riorganizzata dell'Atalanta, può andare sotto se De Ketelaere non si mangia quel gol incredibile, va sotto, come sarebbe andato sotto con Lookman prima della doppia parata di Mike. Vado oltre. E qua sta il problema, perché poi purtroppo però restano agli atti le parole del post partita. E dire che con il 2-2 sarebbe avuto un giudizio diverso, probabilmente no, probabilmente sì. Lascia un pochino il tempo che trova. Il Milan di Bergamo ha poco da salvare. Cosa possiamo salvare del Milan di Bergamo? Al di là del punteggio, che poteva essere quello di un pareggio che ti portava a casa un punto, dopo 2 vittorie facevi un punto a Bergamo, dove ci può anche stare di pareggiare, però non c'era niente. Cioè, il primo tempo il Milan non fa praticamente niente. Nel secondo metti insieme un paio di occasioni, soprattutto quando mette 2 punte là e inizia a avere peso offensivo al di là di quello che è stato preparato. A me dispiace poi leggere alcune parole, ma perché mi spaventano un po', semplicemente per questo, non perché bisogna stare qui a canzonare l'allenatore, ci mancherebbe altro. Mi spaventano. Come a volte mi spaventano quelle del prepartita nelle conferenze. Tra l'altro ogni tanto ci chiedete ma perché non andate? Non andiamo. Nelle conferenze per partita non ci andiamo. E tanto per avere le solite risposte è inutile, cosa andiamo a fare? E secondo, mi spaventano quelle del post, che capisco possano essere anche figlie un pochino del momento a caldo, però alcuni errori ieri sono stati palesemente chiari, proprio chiari. Come è chiaro quando Gasperini sposta De Ketelaere a sinistra, il Milan va in difficoltà, ma ci aveva messo un'eternità a reagire a questo. Come ci aveva messo un'eternità, e vado avanti, a uscire da quell'intervallo benedetto. È un intervallo che ormai ci sta costando tantissimo, perché me le faccio rivedere, praticamente usciamo sempre peggio dell'avversario. Siamo usciti peggio col Napoli, con l'Udinese stessa, col Paris
è l'unica volta dove siamo usciti meglio, con Lecce siamo usciti peggio, con la Fiorentina siamo usciti peggio, col Borussia siamo usciti peggio, col Frosinone no, fortunatamente, con l'Atalanta sì. Cioè, usciamo molto spesso peggio peggio che dell'avversario dopo l'intervallo. E mi viene da pensare, uno, che la squadra sia stanca. A me pare di vedere una squadra anche stanca dal punto di vista atletico, oltre che caratteriale, perché l'approccio dei primi 10 minuti del secondo tempo non è stanchezza, perché hai appena anche rifiatato per un quarto d'ora, quindi i primi 10 del secondo tempo non può essere stanchezza. È approccio mentale. Poi, man mano che passa il tempo, diventa anche stanchezza fisica e purtroppo ci è costato anche parecchio nell'ultimo periodo. Tanti punti sono stati buttati anche per stanchezza fisica. Mi sembra una squadra che possa mettere la prima, la seconda e la terza e finisce lì. Il motore gira fino alla terza marcia, la quarta la mettiamo molto poco, forse solo col Paris siamo riusciti a mettere la quinta marcia, ma è una squadra che da 2 mesi a questa parte è bivelocità al massimo, cioè ha una velocità standard e ogni tanto ha qualche piccola accelerata. Stop. Mi sembra che è una squadra stanca di testa, di fisico e tatticamente messa male, soprattutto dopo i primi accorgimenti di Gasperini. Poi sembra sempre di sparare contro l'allenatore, però onestamente, se andiamo a fare tutto l'elenco di tutto quello che è successo in quest'anno solare 2023, io non capisco come, e vado all'ultimo punto, adesso si possa giustificare il fatto di aver fatto un mercato molto dispendioso, con tanti nomi, con tanti giocatori, con tanti ottimi giocatori, alcuni in più, alcuni meno, con giocatori che stanno rendendo a volte di più, a volte meno, ma un mercato che adesso onestamente possiamo essere fan perché adesso c'è questa benedetta cosa che quando si perde per forza deve essere colpa di qualcuno che abbiamo, diciamo così, in odio da mesi. Non sto facendo nomi, assolutamente, sia di qua che di là, che di su, di giù, buttateci voi il nome che volete, ma ogni volta che si perde attaccarsi a un carro, a un carretto, onestamente, cioè, la cosa più importante dovrebbero essere questi due colori qua di fianco e basta. Poi capisco che ognuno ormai è diventato fan di un carro e pazienza, va bene così. Però dopo un mercato del genere, onestamente, essere al 10 di dicembre, tra l'altro se oggi volete fare gli auguri potete farlo davvero, però essere un pochino staccati da così tanto dalla vetta, da 9 punti dall'Inter e tanto anche dalla Juve, cioè, in tutto ciò, e essere a brevissima distanza dal quarto posto. Il quinto fortunatamente il Napoli fa una fatica enorme, adesso vediamo un po' cosa sarà dell'Atalanta se si riprende, però giocarsi una stagione dopo un mercato del genere, con una base del genere, perché insomma la base c'era già, chi sta rendendo tanto è la base in questo momento, oltre a qualche buon innesto, perché i vari Mike, Teo, Giroud che continua a far gol, anche se insomma, l'abbiamo vista fisicamente, non mi sembra il massimo della vita, ma fa gol. E Leao dell'ultimo periodo, eccetera, eccetera, cioè la base lo sappiamo, è buona e rende. A me fa una tristezza enorme essere al 10 dicembre e con quella base, con quel mercato che è andato a integrare quella base, essere fuori dal discorso scudetto già a 9 punti, poi il campionato è ancora lunghissimo e può succedere di tutto, lo sappiamo, è inutile tirare giudizi, eccetera, eccetera, va bene. Però 9 punti il 10 di dicembre è troppo, palesemente troppo, palesemente troppo. E se in questo momento abbiamo 9 punti dalla vetta di ritardo, non la imputo alla rosa, onestamente. Cioè, la rosa del Milan non può avere 9 punti di ritardo rispetto a quella dell'Inter. È gestita male, è gestita non bene, è gestita a 360 gradi, non bene, e a questo punto i riflettori, come ho scritto, si spostano. Cioè, cosa vogliamo fare di questa stagione? La domanda principale è: di questa stagione
dopo che l'anno scorso sei andato in semifinale di Champions, hai fatto quel mercato, ti sei riproposto quest'anno a inizio stagione per fare meglio, evidentemente. E anche in alcune frasi hai dichiarato di voler fare meglio, di puntare a qualcosa di grosso anche. E ho sentito parlare anche di seconde stelle, quindi la domanda di base è: ma di questa stagione cosa vogliamo farne? Vogliamo veramente giocare una stagione per riuscire ad arrivare al massimo al quarto posto? Vogliamo giocare una stagione per... Adesso dobbiamo incrociare le dita di passare il turno, vincendo noi e vincendo il Borussia. Se no sei stato anche eliminato dalla Champions, io non ci voglio nemmeno pensare, ne riparliamo lunedì prossimo. Però siamo arrivati in un periodo della stagione che la domanda mi sembra abbastanza spontanea adesso. A che gioco vogliamo giocare questa stagione? Cosa vogliamo fare? Se volete scriverlo nei commenti, non lo so. Faccio un po' fatica a trovare una spiegazione logica su questo, cioè ti metti in gioco pesantemente la scorsa estate, spendi tanto, ti rinforzi e poi fai questa sorta di rivoluzione a metà che ti porta a essere in mezzo al guado a inizio dicembre. Errori di gestione probabilmente ne sono stati fatti. Continuo a pensare che purtroppo o per fortuna, decidete voi, il più grande intenditore di calcio al Milan in questo momento sotto contratto rimane Stefano Pioli e dietro di lui, se si gira, non c'è nessuno praticamente, perché questo è al Milan di gente che capisce di questo sport, perché siamo ancora una società sportiva che dovrebbe avere come primo input la parte sportiva, e ce l'ha, penso e spero, però deve essere un pochino più forte nelle conoscenze di questo sport. Qualcuno, come sempre, perché poi non so perché si imputano vedovismi vari, non ho mai fatto un nome e mai lo farò. Un caspita di dirigente sportivo sarebbe servito quest'estate. Uno qualsiasi, di buon livello, sarebbe servito. Perché il Milan ha bisogno anche di gente così. Ora, Ibra arriverà? Boh, punto di domanda. Ne stiamo parlando ormai da 2 mesi e ancora non c'è traccia. Spero che domani mi smentisca e si presenti a Milanello, però sono 2 mesi che punto di domanda. E quindi i riflettori si spostano a questo punto su chi deve prendere le decisioni. Cosa vogliamo fare di questa stagione? Se vogliamo, tra virgolette, vivacchiare e riuscire ad arrivare quarti, fare, che so, una buona Europa League, non lo so. Oppure se si vuol provare a fare qualcosa di più. Perché penso che questa rosa possa ambire a fare qualcosa di più, nettamente. E per uscire dal quarto posto bisogna veramente impegnarsi. Ce la si può fare, perché ultimamente abbiamo fatto pochi punti, tranne le ultime 2 vittorie. Però, onestamente, bisogna proprio impegnarsi. Però una rosa del genere è stata un po' maltrattata. Quest'anno è stata veramente un po' maltrattata. Sono arrivati in chiusura di questo editoriale. Buona domenica, ci ritroviamo domani con tutti gli appuntamenti della radio, dal mattino Milan in poi. Sarà il penultimo, anzi il terzultimo giorno prima dell'ultima gara di Champions League, quindi analizzeremo la partita di Bergamo, ma ovviamente ci lanceremo anche un pochino verso mercoledì la sfida a Newcastle per l'ultima del girone. Grazie a tutti, buona domenica e a domani.